Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Bentrovati a tutti amici di Radio Rossonera, buona serata a tutti qui dalla radio, è lo speciale stadio, l'ennesimo speciale stadio. Ci eravamo lasciati nel weekend, ci eravamo lasciati in realtà anche stamattina con le prime immagini di quello che è il nuovo progetto dello stadio San Siro, del nuovo San Siro, di fianco al precedente, a quello che c'è in questo momento, che ci ospita tutte le sante domeniche, una volta noi, una volta l'Inter. E oggi lo raccontiamo un po' meglio questo progetto, però ovviamente facendo anche un pochino i conti in tasca del progetto, di quello che sta accadendo, perché insomma gli ostacoli continuano ad essere tanti, iniziano ad essere anche abbastanza importanti, lo vedremo tra poco, oltre alla prima indagine esplorativa della Procura. La Procura ha dato mandato a Guardia di Finanza di procedere oltre, quindi insomma la questione inizia a essere un pochino più complicata perché vengono anche tirati in ballo, non so se vi ricordate, quei famosi carotaggi che erano stati fatti a gennaio, che insomma erano stati fatti un po' senza avvisare, senza permessi, eccetera, eccetera. Ma vabbè, insomma, ne parliamo tra poco. So che magari volete vedere un pochino di più le immagini, quindi mi eclisso io nel mentre. Vi rifaccio vedere un po' quelle che sono le immagini, come c'è scritto nello stesso DocFap che è stato depositato dal Comune di Milano. Le illustrazioni sono indicative, però ci danno un'idea un po' di quello che sarà la zona nel caso verrà poi costruito lo stadio. Ho già letto i commenti a Mattino Milano di questa mattina, capisco che ci possano essere molte perplessità, sono le mie stesse, insomma, non viviamo sulla Luna, noi tutti, insomma, sappiamo che la storia è molto lunga, molto, diciamo così, anche strana, anche in controtendenza mese dopo mese, ma insomma lo stiamo vedendo sulla nostra pelle, questa questione stadio è abbastanza particolare, diciamo così. Va bene, questa è più o meno la zona con il nuovo stadio che vedete lì sullo sfondo, dove in questo momento ci sono i parcheggi dei bus, c'è il parco dei capitani e quant'altro. C'è la parte di sinistra, ovvero il vecchio San Siro, che rimarrebbe in piedi. Tra poco vi faccio vedere un po' di immagini nuove rispetto a questa mattina. Poi facciamo anche un breve passaggio sui costi, sulla capienza. Oggi parliamo anche un po' di interno dello stadio in questo video, quindi insomma ci facciamo un po' un'idea di quello che è quantomeno il progetto. Poi se si realizzerà o meno ne parliamo in fondo. Allora, questo è quello che emerge dal DocFap. Lo stadio sarà conforme ai requisiti della Serie A, classificato come impianti categoria 4 UEFA e categoria 1 FIFA. Soddisferà le specifiche necessarie per ospitare una finale di UEFA Champions League e migliorerà ulteriormente l'esperienza stadio, eccetera, eccetera. L'impianto sarà orientato lungo l'asse nord-sud per ottimizzare lo sviluppo complessivo del masterplan e garantire le migliori condizioni di luce naturale per il manto erboso. Lo stadio sarà circondato da un podio sopraelevato che fornirà le necessarie aree di sicurezza per gli spettatori nei giorni di gara, separate dalla normale circolazione del parco. Il podio offrirà anche potenziali spazi per eventi all'aperto nei giorni senza partite. Tra poco vediamo tutto questo. Lo stadio sarà operativo 365 giorni all'anno, aree e attività selezionate, tour dello stadio, spazi museali, ristorazione, conferenze, eventi aperti ai visitatori. Il design della struttura è stato studiato per minimizzare l'impatto acustico, eccetera, eccetera, eccetera. La capienza è stata verificata per ospitare diversi settori dedicati a vari gruppi di utenti, raggiungendo una capacità di circa 71.500 spettatori. E adesso dopo lo vedremo all'interno come è stato organizzato. Ve lo spoilerò già, sono 2 grandi anelli, non c'è più il terzo, ma sono soltanto 2 grandi anelli per la copertura totale di circa 71.500 posti. Detto questo, vediamo un pochino la zona come cambia. Come detto, sorgerà lo stadio non distante da Via Tesio, da fermata del metro. Adesso lo vedremo meglio, anzi facciamo così. Questa era per dare un pochino più un'idea 3D della situazione, ma lo vediamo meglio in questa. Come detto, partiamo da tutto a destra. Quella struttura dove c'è il 5 e il 7 è il vecchio San Siro. Quello, o meglio, che rimarrà del vecchio San Siro, dove è in questo momento San Siro. Quindi in quella zona verrà costruito la parte commerciale,
e di intrattenimento, quindi negozi, piuttosto che magari il cinema e quant'altro, nel posto del vecchio San Siro. Poco più a nord c'è un'altra struttura che si vedeva meglio qui, che vedete al centro, quella specie di L che c'è al centro del progetto, indicata coi numeri 6 e 8, e ospiterà hotel e le aree ristoro. Ok, quindi ristoranti e quant'altro, e l'hotel. Poi, invece, dove c'è in questo momento il parcheggio, sorgerà nel caso il nuovo stadio. Quindi lo stadio, 1, 2, il podio, che vedete lo contorna tutto ed è una base praticamente dove si poggia l'intero stadio. Poco più a destra, 3 e 4 sono museo e negozi dei club, quindi i due negozi di Milan e Inter, e come vedete qui in basso a sinistra la M indica l'attuale uscita del metro, che si ritroverebbe veramente vicina, e questa è ad esempio un'altra delle criticità, si ritroverebbe troppo vicina a quello che è il podio, e già questo sarebbe qualcosa di cui dover parlare e che probabilmente rischia di essere compromettente per il progetto. Poi, come vedete, insomma, tutto a sinistra ci sono le case, e le case sono realmente attaccate a quello che sarà poi il podio, distanziate soltanto da quella che in questo momento è via Tesio, insomma, se andate allo stadio capite bene la situazione. E onestamente non è così semplice pensare che ci siano delle case a così breve distanza da quello che è il podio. Ve lo faccio anche vedere da qui. Il podio praticamente inizierebbe dove ci sono questi alberi in primo piano, e poi lo stadio è quel fascio luminoso che vedete sullo sfondo, e le case sono qui a sinistra, e la foto è stata più la foto. Il disegno è più o meno realizzato dove in questo momento c'è l'uscita del metro. Vi faccio vedere anche l'interno, che sarebbe così all'incirca, quindi un grande catino che circonda il manto erboso, con due anelli principali divisi in altrettanti due spazi, quindi in questa sorta di doppio anello. Il progetto prevede uno stadio con una capacità di circa 71.500 spettatori. La composizione del catino è caratterizzata da due anelli che citano la memoria storica del progetto degli anni 50 di San Siro. L'architettura del catino, inoltre, esalta l'identità delle due curve di casa e minimizza la presenza delle barriere nello spazio riservato agli spettatori, pur mantenendo un design conforme ai più alti standard di controllo e sicurezza. Allora, a proposito di questo, vediamo velocemente anche questa, cioè i flussi di ingresso. Come vedete, a sinistra ci sono i flussi, diciamo così, quelli classici di casa, e a destra le parti in rosso sono per i tifosi ospiti, che li vedete entrare praticamente all'incirca dove già in questo momento si muovono tendenzialmente quando sono partite in casa di Milan e Inter. Ma detto questo, una delle cose principali che sicuramente vi interessa è, sì, ma quando, nel caso? Allora, questo è più o meno il cronoprogramma che c'è all'interno del DocFap. Come vedete, per il 2025 si tratta semplicemente della parte di acquisto delle aree, di rogitare in tempo prima che scatti il vincolo a novembre, e quindi comprare l'area e il vecchio San Siro, per poi iniziare a fare quella che è la progettazione e poi partire con i primi lavori all'inizio del 2027, anche perché, come sapete, il 2026 è l'anno olimpico, e quindi San Siro non si può toccare minimamente, proprio perché ospiterà anche la cerimonia delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Quindi i primi lavori in zona inizierebbero all'inizio invece del 2027, che come vedete in realtà non riguardano lo stadio in sé per sé, ma il tunnel Patroclo. Vedrete la prima linea fucsia, violetta del master del cronoprogramma, è appunto la realizzazione del tunnel Patroclo. Adesso ve lo spiego anche un po' cosa vuol dire questo, perché comporta tempo e soldi. Poi all'inizio circa, scusate, verso la fine del 2027 partirebbero i lavori dello stadio, per concludersi entro la fine del 2030, ed è la seconda linea fucsia che vedete nel cronoprogramma, con la stellina della fine dei lavori appunto indicata alla fine del 2030. Dopodiché partirebbero quelle che sono
i lavori dedicati a il vecchio San Siro, quindi all'incirca a metà del 2033 quelli che sono i lavori per la demolizione e la bonifica di San Siro, e dopodiché a questo punto iniziare, anzi la demolizione in realtà inizierebbe prima, inizierebbe nel 2031. Poi i nuovi lavori per il nuovo comparto commerciale e quant'altro di San Siro inizierebbero nel 2033 e finirebbe tutto quanto nel 2035. Quindi, riassumendo, lo stadio entro fine 2030, la zona di San Siro, hotel, negozi, ristoranti, eccetera, eccetera, entro il 2035. Quindi 30 e 35. Questo è all'incirca il cronoprogramma in questo momento. Poi, ovviamente, andiamo oltre. Cosa succede a San Siro? San Siro verrebbe completamente demolito, se non per la parte in arancio che vedete in questo disegno. Cioè una parte di secondo anello arancio, solo e soltanto il secondo anello arancio, e una piccolissima parte di secondo anello blu, che vedete appunto nel disegno. Verrebbero mantenute soltanto le rampe esterne e in pratica il resto svuotato. Ve lo faccio vedere meglio in questa slide, ovvero tutte le parti in arancio verrebbero abbattute, quindi la copertura, il terzo anello, le torri esterne, il primo anello. Poi rimarrebbe in piedi la parte in verde, ovvero il secondo anello, parte del secondo anello arancio, perché invece il resto dello stadio, quindi tutto il blu, tutto il rosso, anzi in realtà, scusate, ho sbagliato, una piccolissima parte del secondo blu, come avete visto poco fa, lo vedete qui, un pezzettino di curvina blu rimarrebbe. Però, insomma, per intenderci, il blu, il rosso e il verde vanno giù tutti. Dell'arancio si salverebbe soltanto una parte del secondo. E come verrebbe risistemato? Così. Guardate la parte, diciamo così, in alto a sinistra e vedete le rampe del vecchio San Siro sull'esterno. Nella parte del disegno, quella più grossa, vedete la curva, la parte che rimarrebbe in piedi, quindi con anche parte dei vecchi spalti, un po' a simboleggiare il vecchio San Siro. E questa è la parte, diciamo così, come lo vedremo da fuori, quindi con le vecchie rampe del secondo anello che si vedrebbero molto bene, con una parte del secondo anello che ancora si vede con le vecchie tribune, ma all'interno non più i seggiolini, non più il terreno di gioco, ma i negozi, piuttosto che il cinema, piuttosto che altro, gli uffici stessi. Altre criticità sono queste: il tunnel Patroclo, che è quel sottopasso che magari avete fatto spesso, che vi conduce dalla zona di via Ippodromo circa, quindi dalla zona dell'ippodromo La Maura, per intenderci, quindi dall'esterno di Milano vi conduce verso via Novara passando sotto San Siro. In questo caso il tunnel si ritroverebbe proprio sotto il nuovo stadio e quindi, come capirete, bisogna spostarlo, perché non si può costruire uno stadio sopra un sottopasso. Quindi, da quello che è in questo momento il tracciato che vedete nella figura di sinistra in bianco, dovremmo rifare il tracciato, quindi con una curva più ampia, in modo tale da uscire da quella che è la zona del nuovo stadio e quindi non avere il sottopasso sotto. Questo comporterà dei costi che vi faccio vedere ora, perché la domanda che ci abbiamo tutti è: sì, ok, e quanto costa? Costerebbe circa 1,5 miliardi, che vuol dire 1.250.000 per il comparto stadio, quindi costruire lo stadio, il podio, il sottopasso Patroclo, che costa da solo 70 milioni. Sono tutte stime un po' tirate al minimo, quindi poi ovviamente i costi rischiano di essere anche un pochino più alti. Gli edifici di recupero del secondo anello, quindi tutto il comparto polivalente, quindi gli uffici, l'hotel, il medical center, i parcheggi interrati, poi ci sono altri 33 milioni della power station che darebbe appunto l'energia a tutta la zona, per un totale di, come vedete in basso alla tabella, 1.250.000, ai quali si aggiungono i 197 milioni che avete visto anche nel video di sabato per acquistare la zona di San Siro e il vecchio San Siro, e questi vanno messi subito, visto che bisogna agitare entro l'estate, altrimenti parte il vincolo a novembre.
in teoria gli 80 milioni di demolizione e bonifica che le società vorrebbero, sfruttando la legge Stadi, togliere dal totale e insomma scontarli dal prezzo di 197 milioni e quindi pagare 117 milioni a conti fatti. Il Comune di Milano, una stragrande maggioranza del Comune di Milano su questo non ci sente, anche ieri in Consiglio Comunale, anzi in Giunta se non ricordo male, sono andati in scena parecchi scontri tra anche esponenti della maggioranza che sono contrari ovviamente a far pagare al Comune di Milano gli 80 milioni della demolizione bonifica del vecchio San Siro. Morale, sono 1,5 da dividere tra le due società, quindi all'incirca 750-160 milioni di euro a testa per Milan e Inter. Queste sono stime ovviamente tirate molto al ribasso, devo essere onesto, non sono stime, diciamo così, ottimistiche, anzi sono stime ottimistiche, non sono stime così larghe e un po' pessimistiche, sono stime che rischiano di essere un pochino sorpassate a breve, anche perché come avete visto insomma gli ostacoli sono parecchi e se deve essere, diciamo così, se mi chiedete un euro di scommessa su si farà, non si farà, come si farà, vi devo dire che per me questo stadio così com'è in questo momento rischia di andare incontro a parecchi problemi e il rischio di trovarsi dei problemi subito a breve in modo tale da non riuscire nemmeno a rogitare, quindi da non poter fare quello che è il passaggio di proprietà prima del vincolo, quindi tutto quanto cadrebbe all'istante. Una domanda che ci siamo fatti è, ma ok, costa meno di San Donato? Sicuramente sì, bisogna dividere però gli introiti con l'Inter, quindi non c'è magari una visione di lungo periodo, vorrebbe dire restare ancora insieme all'Inter in uno stadio ancora per 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 anni. Comunque uno stadio è fatto per durare decenni e decenni, non è fatto per durare pochi anni. La visione quindi sarebbe quella di condividere ancora lo stadio con l'Inter per anni, anni e anni, dividendo gli introiti, un introiti che forse sono superiori perché comunque lo stadio vivrebbe 365 giorni l'anno insieme al Milan e all'Inter con le loro partite, i loro tifosi che vanno a vedere lo stadio piuttosto che il museo tutto l'anno, eccetera, ma li dividi tutta a metà anche in questo caso. E San Donato verrebbe a costare circa 1,1 totale, quindi 1 miliardo e 100 totale circa, quindi quanto? 300, 400 al massimo milioni di euro in più a testa per andare a costruire, ovviamente non in zona San Siro che ha delle peculiarità importanti, è inutile che ce lo neghiamo, probabilmente ci sono degli interessi maggiori a costruire a San Siro piuttosto che a San Donato, però insomma tra mettere 760 minimo, sono circa 800 minimo, per averlo in condivisione con l'Inter a San Siro e metterne 1,1 per averli da soli a San Donato, insomma fate voi, ognuno si fa i conti in tasca e le proprie valutazioni. In tutto ciò, come vi ho raccontato in apertura, gli esposti iniziano a essere sempre di più, la procura ci vuol vedere sempre di più e sempre meglio, ha coinvolto anche la Guardia di Finanza ora e onestamente faccio un po' fatica a credere che la cosa vada in porto, però magari mi sbaglio e la cosa funzionerà, però se devo essere non puramente un tifoso e analizzare un po' la cosa freddamente, vedo delle grandi difficoltà all'orizzonte. Ci ritroviamo presto per parlare dello stadio, penso e spero. Ci ritroveremo anche domani mattina con tutti i nostri aggiornamenti. Buona serata a tutti e a dopo. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio.